non basta, non è bastato e non può bastare anche una buona prestazione. Secondo me c'è stata anche una discreta qualità mostrata dall'Inter, ma contro questo Arsenal non basta, perché l'Arsenal ti è superiore, anche al netto di qualche giocatore lasciato in panchina, perché hanno talmente tanta profondità, talmente tanta forza, qualità, personalità. Cioè, questa è una squadra che in Inghilterra sta facendo sfraceli e in Champions percorso netto, 7 vittorie su 7 e ha solo subito 2 gol, di cui tra l'altro uno oggi. Quindi stiamo parlando di una squadra che anche se fa la prestazione, cioè la partita perfetta, potrebbe non bastarne anche quella, perché sono superiori. Cioè, mettiamolo subito in chiaro. E, e non può bastare, non è bastato e non basta un pari al Napoli, cioè non basta, soprattutto per come si era messa la partita. Cioè, no, la squadra danese era un uomo sotto e soprattutto il Napoli era riuscito a sbloccare la partita, lì deve finire. Cioè, vantaggio numerico e di risultato, la partita deve finire. Poi anche qui, al netto degli infortuni, un discorso, possiamo fare tutti i discorsi che vogliamo, ma deve finire. Deve finire. Invece ancora nessuna vittoria in esterna per il Napoli in Champions. Nessuna, zero. 3 sconfitte e un pareggio. È una squadra che non ha mai fatto bene in questa Champions, se non a sprazzi. E anche questo è un segnale chiaro. Ne parliamo di entrambe le partite, signori miei. Lo facciamo con calma. Prima, come al solito, se volete spolliciate per soddisfare l'algoritmo, iscrivetevi se volete seguire i prossimi contenuti. E non so se caricarvi l'intera live reaction che ho registrato o mettervi qualche short. Fatemelo sapere sotto in commenti cosa preferite, onestamente. E niente, trovate tutto in descrizione. Grazie, signori miei, per il vostro supporto. Allora, no, sono un po' così. Quando poi devo guardare anche due partite, c'è una partita come Inter-Arsenal che c'è un carico anche emotivo importante. Arrivo scarico, arrivo distrutto. Perdonatemi davvero, scusatemi. No, io è anche un po' brutto perché preferisco quasi più quando sono arrabbiato, quando sono nervoso, quando posso rammaricarmi per qualcosa che la squadra magari non ha dato. Cioè, perché invece che è quello che onestamente per me perché io mi sono arrabbiato tanto con Liverpool? Perché con Liverpool, una squadra in difficoltà, una squadra non perfetta, una squadra che aveva delle fragilità, tu sei a San Siro, potevi fare meglio, perché qualcuno dirà, ma te l'hanno rubata, ok, te l'hanno rubata, ma con quel pari, sapendo che oggi molto probabilmente perdi, che ti serviva quel pari? No, quella partita tu la dovevi provare a vincere. E io in quella partita, io non ho visto un Inter provarci. Oggi se c'è da recriminare qualcosa, sono stati i primi 10 minuti. I primi 10 minuti ancora una volta proprio scarsa personalità nei primi 10 minuti. Cioè a San Siro nei primi 10 minuti ti hanno subito mangiato. È stata una partita approcciata malissimo, in difficoltà netta. Tant'è che ho detto, e allora qua se questo è l'andazzo va male. Invece lì la squadra si è ripresa, è uscita fuori con carattere, ha trovato anche un bellissimo gol di Sucic, ma soprattutto poi c'era stata anche qualche occasione per passare davanti, te la sei giocata. Cioè, primo tempo secondo me nelle occasioni, nella proposta, anche nel palleggio, è rimbalzata un po' qua, un po' là. Cioè non ho visto un Arsenal nettamente superiore, anzi, e quindi
me lo tengo caro anche quel primo tempo, fatto secondo me anche bene. Poi al netto delle solite sbavature, perché se non sei perfetto in queste partite, l'ho detto prima, lo ribadisco, te ne vai a casa e ne prendi tre, come è accaduto, perché noi contro una squadra che poi sui calcio d'angolo è fenomenale, questo è stasera è il 19° gol da palla nativa, no da palla nativa, forse proprio da calcio d'angolo, non palla nativa. E quindi se tu ancora ti ostini con questa marcatura un po' arrembante, Barella come al solito, Barella è l'unico, ragazzi, io Barella non ho mai attaccato, forse mai in tutti questi anni, se non per qualche atteggiamento, ma Barella è passato dall'essere sempre tra i migliori, se non il migliore centrocampista, tra i migliori, perché Mkhitaryan l'anno scorso ha fatto delle gare clamorose, però sempre tra i migliori. Adesso è perennemente il peggiore. Tra i nostri centrocampisti, parlo per prestazioni, non il peggiore in assoluto della squadra, ma sempre il peggiore tra i nostri centrocampisti, sempre. Cioè non c'è mai quella partita che tu dici mamma mia, questo è nettamente oggi sta facendo la differenza. E se parliamo di giocatori di qualità importanti, mi aspetto di più, Se poi Barella, giocatore nella media, che va bene, ci sta, ok, mi può andare bene. Ma se noi ne abbiamo sempre parlato come di un giocatore di assoluto valore e di livello, mi deve fare di più, Barella mi deve fare di più, assolutamente. Ancora alcune volte questi tacchetti in aria, perse palla, poi si lamenta se... No, non va bene, non va bene. Oggi, per esempio, molto meglio Sucic, nettamente. Poi Zielinski il suo, secondo me, meno male l'ha fatto. E questo, ragazzi, poi che dire? Per esempio, mi è piaciuta ancora una volta l'entrata in campo di Pio Esposito nel secondo tempo, per come ha lavorato qualche pallone, ha avuto anche un'occasione importante, no più di una, ma soprattutto quella in cui Luis Enrique le ha dato la palla. Luis Enrique oggi una delle partite dove se l'è cavata, tutto sommato, conoscendo la sua timidezza, l'essere impacciato. Secondo me, se pensiamo anche al valore dell'avversario, forse è la miglior prova, forse da quando è lì, forse, non lo... ditemi un po' voi. Quella girata, ha lavorato pallone, la girata... o quella su calcio d'angolo dove pure la mette a terra, però la spara, però pericolosità, no? E poi la segnano, la sbloccano. Anche nel secondo tempo c'è stato, ripeto, anche lì all'inizio secondo tempo l'Arsenal dove poteva chiuderla, non l'ha fatto. Poi noi siamo usciti, ripeto, quando è entrato Pio. Però l'Arsenal, ragazzi, è squadre che è vero, oggi magari Declan Rice parte dalla panchina e gioca dopo, ma c'è Merino, cioè non c'è Martinelli all'inizio, c'è dopo, ma c'è Trossard, non c'è Jokeres, c'è Gabriel Jesus, che stiamo parlando, è una squadra proprio di pazzi scatenati. Ribadisco, non dobbiamo essere contenti, non è che no, va bene così la prestazione, non spero, non deve passare questo messaggio, spero, perché non è mai una bella cosa quando sei contento di un 3-1 in casa a San Siro. Una sconfitta di 3-1 non deve mai essere una bella cosa, assolutamente. Però, ripeto, a me va meglio la partita di oggi paradossalmente che quella con Liverpool. Io la penso così, ragazzi. Io la penso così, perché lì si poteva far meglio. Lì invece non si è stato quasi mai pericoloso contro quel Liverpool. È vero che appunto neanche il Liverpool fu pericoloso, ma proprio per questo, secondo me, lì l'abbiamo un po' skippata quella partita. E vedi, oggi ti trovi in una situazione dove molto probabilmente devi andarti a giocare i playoff, che non è qualificazione. Quando giochi i playoff non è una qualificazione, non sei agli ottavi, sono i playoff, non ti sei qualificato. Non ti sei qualificato, ragazzi, ed è un peccato, soprattutto dopo le prime 4. È veramente un grande peccato. Andiamo al Napoli, perché se noi facciamo gli schizzinosi, il Napoli maluccio, parlo di questa Champions. Poi per carità ci sono stati momenti difficili, infortuni, la rosa, l'abbiamo detto 1000 volte, facciamo 2000,
però tante partite in cui non è stato il Napoli non ha rispecchiato i suoi valori, cioè ci sono tante partite in cui il Napoli comunque era in emergenza e ci ha fatto vedere delle cose incredibili, incredibili. Penso alla stessa partita con l'Inter o a quelle 4 gare consecutive tra Supercoppa e campionato. Ma questo Napoli qua, cioè, ribadisco, al netto di assenze e tutto quello che vi pare, non può essere un Napoli sufficiente. Cioè, è un Napoli che in Champions deve fare meglio. Si può fare meglio. Ma si può fare meglio, ragazzi. Il Copenaghen, per carità, tutto quello che vi pare. Ma stiamo parlando della quinta squadra in Danimarca oggi. La quinta squadra, cioè quinta in campionato. Ragazzi, dai, è il Napoli. Perché se no non rispettiamo il Napoli, eh. Non rispettiamo il Napoli. Che qualcuno mi dice, oggi tra quelli che sono dietro nelle gerarchie ha giocato Vergara ed è stato ancora una volta tra i migliori per me. Ancora una volta mi è piaciuto il velo che fa nel secondo tempo per il tiro di Højlund. È il primo che ha un'occasione da gol. Ancora oggi degli spunti. Quindi il Napoli è forte anche così, anche oggi, anche con quelli che scendono in campo. E poi alcuni giocatori sono stati bocciati sicuramente. No, è lampante. Però quelli bocciati, Beukema, Noah Lang che è partito dalla panchina, Luca. Stiamo parlando di 90 milioni, Cioè, e qualcuno li ha voluti spendere questi soldi e qualcuno avrà avallato queste scelte o me lo sto inventando io. Quindi non è che poi il Napoli si trova in questa situazione solo perché ci sono tanti infortuni, no, perché tante cose almeno in Europa in queste partite non c'è stata una bravura collettiva, ecco, lasciatemelo dire, perché per me il Napoli deve fare meglio di così. E oggi la partita, ragazzi, si era messa in discesa. Questo è la cosa ancora più strana, perché in campionato, io leggo ogni volta quella grafichina che esce fuori, quando il Napoli sblocca la partita, vinta, è finita. E mi aspettavo oggi la stessa cosa. A maggior ragione con l'uomo in più, perché Napoli oggi parte bene, a proposito d'approccio, bene, passa meritatamente, no, non ci arriviamo, no, arriviamoci dopo al vantaggio, meritatamente si crea delle occasioni, Vergara, c'è stata un'altra occasione di Lorenzo, un altro paio di situazioni, no? E poi l'espulsione che c'era tutta, senza discussione, espulso, ingenuità del capitano, espulso. Quanto è passato? Un paio, 4, non mi ricordo quanti minuti, la sblocca da calcio d'angolo, ancora una volta, l'uomo della provvidenza, McTominay. Io mi aspettavo che lì finisse, tant'è che qualche altra occasione, qualche situazione poi il Napoli l'ha creata, ok, ma nella ripresa, ragazzi, non è arrivato casualmente questo rio. Tu dici, è arrivato la sfiga, la non è arrivato casualmente. Ha alzato un po' i giri del motore il Copenaghen, più che giri del motore, è stato più aggressiva, ha avuto prima un'occasione clamorosa da calcio d'angolo, e poi questo rigore, che anche lì, lo stesso Buongiorno, un altro giocatore, finito un po' dietro nella gerarchia, commette un'ingenuità clamorosa pure lì. Non so se c'è anche complicità di Juan Jesus là o ci finisce un po' per caso quella palla lì. Ma Buongiorno non può entrare così. Non ha nessun senso entrare in quel modo a valanga. Lì aspetti, temporeggi. Entra a valanga. Cioè, delle cose. Cioè, io ho visto alcuni giocatori letteralmente plasmati in maniera positiva da Antonio Conte. Ma sto vedendo anche altrettanti giocatori proprio finiti nell'umido. Per prestazioni, per rendimento, per disponibilità, no? Proprio per minutaggio. Cioè, oggi Lucca lo metti proprio perché lo devi mettere, che sei con l'uomo in più e che quindi che faccio? Metto Lucca perché ancora l'ha fatto riscaldare Lukaku, ma non stava bene e lo metti. Però se Lucca ti deve fare 5 minuti a partita, non ti aspetta che poi te lo trovi pronto, perché deve essere un giocatore con attributi per essere pronto. E su questo non è che stiamo parlando di Højlund, perché poi alla fine l'ha avuta anche Luca l'occasione, ma non è che ti puoi aspettare giocatori che veramente gioca col contagocce che poi te la risolvono, a differenza però di Lang che
È vero che è finito un po' dietro, ma anche le occasioni le ha avute, ecco. Anche qualcosina in più in queste partite me lo sarei aspettato, anche se poi oggi un paio di guizzi, è entrato in mezzo a due, qualche giocata, però poco, ragazzi, poco, perché pure per vincere nel finale c'è stata quell'occasione di testa d'Olivera, il tiro di Luca, qualcosa qua e là, ma un Napoli che oggi, non so la classifica, perché poi dobbiamo vedere con le partite che giocano domani, non sappiamo neanche se ormai il Napoli sia, come si dice, artefice del proprio destino o meno, non lo sappiamo. Vediamo un pochettino. Si è messa molto male. Si è messa molto molto male e non va bene. Cioè, il Napoli nel caso esce con questa formula alla prima fase della fase girone, ma del maxi girone della Champions, è una bocciatura pesante. È una bocciatura pesante, assolutamente. Non c'è scusante che regga per quanto mi riguarda. Signori, fatemi sapere cosa ne pensate voi, commentate la casa se volete iscrivervi al canale. Un grande abbraccio da Neschio, sono andato un po' lungo, perdonate. Però 2 partite le abbiamo messe insieme. Un grande abbraccio da Neschio.